Karma buono, karma cattivo, relazioni karmiche, nodi karmici. Inizio a pensare che questo karma sia contagioso. Sembra essere il capro espiatorio di ogni sfiga che ci accade. È come il prezzemolo, viene messo dappertutto, anche dove non c'entra, e si infila pure tra i denti. Bentornato o benvenuto, io sono la traghettatrice e da oggi apro il manuale dell'universo per aiutarti a comprendere le regole implicite di un viaggio che non ricordi neanche di aver scelto di intraprendere. Sigla. Ho deciso di continuare i video saga perché mi piacciono un sacco. Quella del tir è in conclusione, quella del ponte è in corso, ma oggi parliamo di karma, una delle leggi universali che ti condiziona continuamente e che probabilmente credi di conoscere. Scopriamo se è vero. La parola karma viene dal sanscrito e significa letteralmente azione. Appare per la prima volta nei testi antichi tra l'800 e il 400 a.C. e il concetto nasce proprio in India, dove viene elaborato come legge cosmica che regola il ciclo delle rinascite. Per l'induismo è una legge naturale, come la gravità, che governa il samsara, il ciclo di morte e rinascita. Il karma di questa vita determina la qualità della prossima vita e tutto gira intorno a questo e l'unico scopo è chiudere il ciclo. Il buddismo ha ridefinito il concetto, non è l'azione in sé a generare il karma, ma l'intenzione dietro l'azione. Ma anche qui l'unico obiettivo è l'estinzione del ciclo karmico per raggiungere il nirvana. Addirittura per alcuni l'anima accumula karma attraverso pensieri, azioni e parole, come la polvere sul tuo soprammobile in soggiorno. E anche qui stessa storia. Siamo qui per purificarla. Grazie allo spiritismo il concetto di karma entra in Occidente per essere stravolto e amplificato dalla New Age degli anni 80. Oggi lo usiamo persino come modo di dire dopo una sfiga. È karma! Come se fosse una punizione, un giudizio, il conto che arriva, la soluzione più scontata e bla bla bla. Sì, queste cose le sappiamo tutti e mi rifiuto di credere di incarnarmi in una vita dopo l'altra solo per ripulire il mio karma. Ma allora, sto karma cos'è? Karma è solo un nome, un'etichetta che definisce una legge universale di riequilibrio energetico. Azione genera reazione, causa ed effetto, niente di più. Ogni azione genera un'energia che con la stessa intensità torna al punto d'origine, ma non è una punizione, non è un giudice cosmico che ti dice tu hai sbagliato, ora paghi. È una bilancia, è una molla che torna al suo centro. Facciamo un esempio. Se in un'altra vita hai rubato qualcosa a qualcuno, in questa vita potrebbero rubarti l'auto o potresti subire una truffa, ma non necessariamente dalla stessa persona a chi hai derubato. Può essere chiunque debba riscuotere un credito karmico della stessa natura. Non è una resa dei conti personale, è la ruota che gira. L'universo mette in moto la ruota del karma e attraverso la sincronicità debiti e crediti vengono riscossi in modo impersonale, automatico. E il karma non è un accumulo infinito di sfighe che non hanno mai termine, è un conto che si salda e si esaurisce da una vita all'altra, non è eterno. E quando il debito viene saldato e il credito viene riscosso, il karma si chiude. Poi ci sono le relazioni karmiche. Il karma è una legge universale che agisce fuori dal tempo lineare, così come molte relazioni. È proprio per questo che si chiamano karmiche, perché definiscono un legame fra due persone che hanno vissuto insieme diverse incarnazioni e sono legate da una lezione, da un patto, da una firma sul piano vitale. Questo tipo di relazione è la più comune e purtroppo riguarda molti matrimoni. Come riconoscerle? Ti toccano dove fa male, perché devono insegnarti qualcosa. Sono quelle che nonostante tutti i problemi non riesci a chiudere. Il riconoscimento è istintivo, possono essere intense o di appoggio. Spesso finiscono perché una volta che la lezione è imparata, il contratto è onorato. Spesso dovrebbero finire perché non hanno più niente da insegnare, ma il legame karmico viene dal passato e può risultare molto difficile da tagliare. Rappresentano una dinamica familiare, stesso tipo di persona, stesso genere di relazione, stessa lezione non ancora assimilata. Anche in questo caso, le relazioni karmiche non sono punizioni, sono opportunità per chiudere un ciclo che non ha più motivo di esistere, per saldare un debito o per imparare una lezione che solo attraverso quella relazione puoi imparare. Non è qualcuno che incontri per caso. Il problema è che spesso le confondiamo con l'amore della vita, quando invece si tratta della familiarità di qualcuno con cui abbiamo già condiviso almeno un viaggio. Non tutte le relazioni sono karmiche.
La maggior parte. Non a caso la famiglia di origine è composta da relazioni karmiche. Viviamo con loro un'infinità di incarnazioni e sono le relazioni che ci insegnano di più su noi stessi. Sulle relazioni, karmiche e non, seguirà un approfondimento. Per questo ora passo ai nodi karmici. Chi mi segue conosce già la definizione di nodo karmico, ma per chiarezza, anche se esistono un'infinità di definizioni, io intendo quel legame energetico creato da una manipolazione energetica volontaria o involontaria. In poche parole, un legame da magia nera. È karmico perché opera attraverso il tempo e lo spazio e proviene da altre vite. È un nodo perché non si scioglie, neanche con la morte fisica, ma neanche dopo 100 morti fisiche. Il karma è un debito che si salda automaticamente, spesso senza che tu te ne accorga. Il nodo karmico è un assegno in bianco senza scadenza, anzi un blocco di assegni, e non puoi revocarli a meno che tu non ti accorga dell'ammanco. Non mi dilungo sulla spiegazione del nodo karmico perché c'è già un video pubblicato. Quello che mi interessava era chiarire la definizione. Ricapitoliamo? Il karma è una legge universale, una delle tante. Causa-effetto, azione-reazione, è la bilancia cosmica che riequilibra le energie. Se togli un sasso da un piatto della bilancia, l'universo trova il modo per rimettere tutti i sassi al loro posto. Le relazioni karmiche sono contratti d'anima che ti accompagnano per molte incarnazioni. A volte sono i tuoi insegnanti migliori, a volte sono cicli da chiudere, altre sono solo legami familiari. I nodi karmici sono veri e propri legami energetici fra te e chi ha creato il nodo tramite manipolazione energetica. Sopravvive ad ogni cosa, tranne al taglio energetico. E con questo ho concluso tutto quello che si poteva attribuire al karma. E questa pagina del manuale dell'universo ha detto quel che doveva dire. Se la capisci, ti rendi conto che non è una gabbia punitiva, ma una bussola che può svelarti dove sei, cosa hai portato con te e cosa puoi scegliere diversamente. Io sono la traghettatrice e questa è una delle tante regole di viaggio che scopriremo insieme.